Ciao a tutti e benvenuti a Montemarzano. Oggi, come avete visto dalla copertina, vi porto nel passato, precisamente nel 1995. Ho avuto occasione di tornare in quell'anno, pertanto ho detto perché non far vedere ai miei amici l'azienda agricola che al tempo era in possesso della mia famiglia. Azienda agricola che aveva 140 capi in mungitura per la produzione di parmigiano reggiano. Tale azienda era estremamente all'avanguardia e sfruttava metodologie che tutt'oggi molte aziende ancora non utilizzano. Una di queste era la pianagione a ventilazione forzata, chiamata anche con essiccatoi. Pertanto partiamo subito col video dove man mano vi spiegherò i diversi processi e le differenze che ci sono tra la finagione a ventilazione forzata rispetto alla finagione tradizionale. Portate pazienza se il video fa abbastanza schifo, ma quando sono partito con la mia macchina del tempo ho dimenticato di prendere con me la videocamera, pertanto ho dovuto utilizzare quella che avevo nel 1995, che era un mattone pesantissimo da tenersi sulle spalle e con la qualità veramente pessima. Andiamo a vedere. Avevamo due essiccatoi che non erano altro che stanze immense dove il fieno veniva messo dentro ancora parzialmente verde. All'esterno si trovava questo mega ventolone che buttava dentro aria nelle stanze, aria forzata, eventualmente riscaldata tramite un bruciatore. Questo era il Better della BM Tractors, un mezzo estremamente all'avanguardia, si utilizzava per lo sfalcio, 4 ruote sterzanti, avanzamento idrostatico, insomma un mostro. Collegato adesso non c'era una falciatrice normale ma una falcia condizionatrice, pertanto questo tipo di attrezzo necessita di abbastanza cavalli. Questo Better aveva 110 cavalli. Che differenza c'è tra una falcia condizionatrice ed una falciatrice? La falciatrice semplicemente sfalcia l'erba e la lascia sul terreno. La falcia condizionatrice, dopo aver sfalciato l'erba, la pressa, tanto da portare lo spessore dello stelo uguale allo spessore della foglia. Avendo pertanto lo spessore dello stelo uguale allo spessore della foglia, si hanno due vantaggi. Il primo è quello che si riduce notevolmente il tempo di essiccazione, perché lo stelo, che è quello che all'interno ha più acqua, andandolo a pressare, quest'acqua va fuori, pertanto si secca prima. Questo cosa comporta? Comporta di dover lasciare il fieno, l'erba, sul terreno per un minore tempo possibile, pertanto ci salvaguarda un attimo dagli eventi meteorologici. Il secondo vantaggio è quello che se si sfalcia normalmente, pertanto la foglia è molto più sottile, questa si secca eccessivamente, pertanto quando si andrà a raccogliere la foglia cade, rimane sul campo ed è nella foglia dove abbiamo i maggiori elementi nutritivi per il nostro bestiame. Il fatto di avere 4 ruote sterzanti rende la macchina estremamente veloce e maneggevole. L'avanzamento idrostatico permetteva di avere un'unica leva avanti e indietro, pertanto senza frizione, senza cambio, estremamente tutto veloce. Sulla stessa leva di avanzamento era presente un piccolo pulsantino, un piccolo interruttore per abbassare ed alzare il sollevatore. Pertanto mano destra facevi l'avanzamento, alzare e abbassare il sollevatore, mano sinistra sul volante. La seconda operazione da fare è la voltatura con un voltafieno. Non è altro che una macchina che prende il fieno, lo butta in aria rivoltandolo, pertanto la parte che era a contatto col terreno viene messa sopra e viceversa. In tal modo si uniforma l'essiccazione del fieno.
Un elemento importante che contraddistingue l'afinazione tradizionale rispetto a quella a ventilazione forzata è anche questo, cioè che questa voltatura, se viene sfalciata l'erba in modo tradizionale, va fatta circa dopo 2 giorni, pertanto si lascia l'erba all'aperto agli eventi meteorologici per 2 giorni. E invece, avendo sfalciato con una falce condizionatrice, questa operazione può essere fatta addirittura lo stesso giorno o il giorno successivo. Ovviamente dipende dall'umidità e dal tempo. Trascorso circa un giorno dalla voltatura si passa alla ranghinatura o andanatura, che consiste nel raccogliere il fieno in cordoni per poi essere raccolto con imballatrici o raccoglifieno. Nel caso dell'essiccatoio occorre utilizzare il raccoglifieno. Ranghinatore ce ne sono di svariati tipi, svariati modelli. Se non sbaglio, questo veniva chiamato ranghinatore a ragno o a girello. Quindi immaginate questa operazione se venisse fatta con uno sfalcio normale. In questo momento la foglia sarebbe estremamente secca, si spezzerebbe dallo stelo e pertanto rimarrebbe poi nel campo. Ecco che dopo la ranghinatura si passa al terzo processo, che nel caso di una finagione tradizionale è l'imballatura, quindi si fanno delle balle. Nel caso invece di ventilazione forzata, quindi di essiccatoi, il fieno viene raccolto con questo raccoglifieno. Carri raccoglitori di questo tipo vengono utilizzati anche per raccogliere l'erba ancora verde, ma nel caso di latte per la produzione di parmigiano reggiano non è consentito dare erba verde al bestiame, perché questa potrebbe creare delle fermentazioni che poi vanno a deteriorare il latte e pertanto a deteriorare il formaggio che non ha nessun conservante al suo interno. Laggiù in background è la mia prima vettura, una Rover 216 Vitesse a 12 valvole, la mia prima macchina da neopatentato. Pur essendo nel 1995, ma comunque le cabine dei trattori erano già estremamente confortevoli con aria condizionata,
stereo e quant'altro. Carro pieno di erba leggermente essiccata, ora viene portata dentro gli essiccatoi per completare l'essiccazione. Dal carro raccoglie fieno si passa sul carro dosatore, che non è altro che un carro che dosa il fieno per entrare all'interno dell'essiccatoio. Al tempo tutto estremamente meccanico, poca tecnologia, poca elettronica, ma tutto comunque funzionava nel miglior dei modi. Il fieno viene risucchiato da questa grande ventola che viene tenuta a debita distanza dal carro dosatore, tanto che se ci sono dei sassi e dei corpi estranei possono cadere a terra. Questa ventola soffia il fieno attraverso dei tubi fino dentro all'essiccatoio. All'interno dell'essiccatoio questo tubo avanzava e retrocedeva e ruotava in modo automatico. Nella base della stanza c'erano dei pallet in legno rialzati da terra circa 50-60 cm, tanto che l'aria potesse essere iniettata al di sotto e pertanto passando attraverso questa mole, questa montagna di erba, avviene l'essiccazione forzata. L'erba, essiccando in tempi più brevi con questa modalità, brucia meno sostanze, perché diciamo che l'erba, per passare da erba a fieno, brucia elementi nutritivi che, se noi andiamo a forzare, ad accelerare questo processo, possono rimanere all'interno del prodotto finito, oltre al fatto che si evita che si creino muffe o fermentazioni anomale. Terminato lo scarico, si accende la ventola per riprendere la ventilazione forzata. Mi auguro che questo tuffo nel passato sia stato interessante anche per voi. A me chiaramente hanno riacceso tanti ricordi, bei ricordi. Se vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al mio canale e vi farò vedere sempre cose nuove. Alla prossima, un buon Monte Marzano a tutti.